sto andando a pesca con una vera e propria leggenda del Nord America, ma in realtà mondiale. Lui è il uno dei numeri uno in assoluto la pesca con l'arpione. Qualcuno di voi forse lo avrà già visto nella trasmissione di Lupi di Mare. Lui è Greg. What the fuck did you just say? E lui è un grandissimo appassionato ovviamente di pesca al tonno, è il numero uno indiscusso. Al posto degli occhi ha 2 raggi laser, riesce a vedere delle cose in acqua che nessuno mai al mondo riuscirà a vedere come lui e forse un altro paio di persone. Però ha anche un'altra grande passione, che è quella della pesca alla spigola. Io la chiamo la spigola, in realtà sono sempre le solite stripe bass, quindi la spigola del Nord America, che oggi pescheremo con una tecnica che l'anno scorso mi ero promesso di mostrare in un video. Tuttavia non ne ho avuto l'occasione perché ero indaffarato e sempre impicciato con i charter. Quest'anno per la prima volta cercherò di fare un video su questa tecnica che mi affascina molto, ma non è altro che la stessa tecnica che pratico in Italia, che è quella della traina con il vivo. Greg sta facendo esca, mettiamo un po' di sgombri nella vasca, un po' di sgombri significa almeno una cinquantina, perché se i bassi iniziano a mangiare 50 saranno anche pochi. I mean, they're fine, they'll eat it. Macro Matanza. Stiamo pescando su questo spot in cui ci sono dei grandi banchi di sabbia, circa a 7 miglia dal porto, su un fondale che va dai 25 metri fino ai 3-4 metri sui banchi di sabbia. Ci sono delle fortissime correnti, quindi effettivamente stiamo trainando, ma in pratica non stiamo facendo altro che tenere la barca ferma, che altrimenti andrebbe in balia delle correnti a anche 4-5 nodi di sferroccio. Quindi non facciamo altro che tenere la barca ferma e mandare le esche in corrente. Effettivamente trainiamo perché ci muoviamo a circa un nodo controcorrente, quindi è una vera e propria traina con il vivo. Utilizziamo delle lenze piombate, Dacron piombato in particolare, e come canne stiamo usando delle Borderline 750, che fa molto ridere come cosa perché le ho utilizzate per prendere i tonni, le ho utilizzate per prendere dentici e ricciole, e adesso dall'altra parte dell'oceano ci stiamo prendendo delle spigolone a strisce. And there's the Edo, hooked up Edo style. Yeah. That is. Got a big one? Size Edo.
sarà una ricciola, la tirava quasi come una ricciola, però fastidio. Bravo Greg, complimenti, good job. One better be big. It's a nice one. It's the French Canadian fish. Here we go. Nice. Sarà molto difficile per me non pescare e guardare Greg e fargli dei bei video. Infatti non vi nego che prima di iniziare a fare video qualche spigola l'ho presa anch'io. Però ora vi rendiamo partecipi e quindi la mia telecamera sarà il vostro occhio. Greg gli ho fatto vedere in 4,48 come si innesca lo sgombro. Ci sono dei pesci che saltano dietro la barca. Hey there, Greg. What? Quindi tra 3, 2, 1 arriva il basso. 3, 2, 1. Retired harpooner. Going back. Goose for the gander. Got the hook. Come on. Oh, you got him? Oh, look at that. Oh, you still got it, huh? Make this one huge. Oh, more head towards me. Good? Still on? Yeah. Alright. Try it. Oh yeah. Oh. It's a nice one. It's not huge, but... Si possono acchiappare proprio come le nostre spigole. La differenza è che siamo dei circoli che noi utilizzeremo per i tonni, qua invece ci prendiamo le spigole. La pesca è stata così proficua che in un'ora di pesca abbiamo finito circa 50 sgombri. Non volevamo ritornare, i pesci erano ancora presenti in grandi quantità, la marea ancora correva e quindi i pesci erano ancora in attività e abbiamo deciso di fare un paio di lanci a spinning. Non erano dei lanci a spinning normali, nel senso che ho messo Greg sui pesci con il drone. Non solo ho visto dove i pesci erano e gli ho fatto lanciare dentro in maniera chirurgica dentro il branco di pesci, ma ho anche ripreso la mangiata in top water con il drone, che è stata una bella figata.
proposti di provare a fare la stessa cosa, non più con la canna ma con l'arpione, e volando il drone sui branchi di tonni per individuarli e eventualmente metterci Greg sopra. È una cosa che non credo sia stata mai fatta, nel senso che si fa con gli aerei e non con il drone, però noi ci vogliamo provare, quindi perché no, probabilmente il prossimo video sarà proprio la pesca con l'arpione al tonno con l'ausilio del drone, sa che funzioni.